Bentornati nel forum. Oggi siamo qui per parlarvi di Lex Occultum. È un gioco che è stato pubblicato dalla Weird Edizioni, almeno in Italia, e io lo descriverei come una specie di Wesen, però ambientato in un secolo diverso, perché siamo almeno un secolo prima, e con una portata molto più ampia circa la sua ambientazione e un punto di riguardo anche alla storia di quel periodo. Siamo circa nel Settecento. Lex Occultum appunto è un'ambientazione e un gioco di ruolo che ci porterà in un'Europa settecentesca, quindi un'Europa ormai decadente, ma che sta vivendo un'epoca di forte trasformazione. Infatti è il periodo in cui è forte l'illuminismo, stanno venendo meno quei poteri, quei vecchi poteri, quelle vecchie concezioni della società che si trasformeranno e poi daranno origine a quella che è la modernità come la conosciamo noi poi nella rivoluzione industriale. In tutto questo ci sarà, come si capisce dal nome, anche una forte presenza dell'occulto. Noi saremo tutti quei soggetti che all'interno di questa ambientazione dialogheranno, combatteranno o sfrutteranno l'occulto per i nostri obiettivi, e di obiettivi particolari in un'ambientazione settecentesca che prende proprio l'Europa come ambientazione ce ne sono tanti, perché nel mio video precedente su Kisart ho parlato del grande gioco inteso come gioco di potere, gioco di corte, gioco diplomatico, e qui ce n'è molto da fare di grande gioco, oserei dire, perché l'Europa del Settecento era un posto abbastanza pericoloso in cui stare, non solo se si era persone normali ma anche se si era dei nobili a corte. In sostanza, quindi, noi interpreteremo dei membri di una sorta di società segreta, una delle varie che esistono in questo mondo, cosa che è assolutamente normale perché in tutta l'Europa della prima modernità esistevano società segrete di qualsiasi genere, dal più esoterico al più, diciamo, politico. Basta pensare ai Carbonari in Italia, non è esattamente questo stesso periodo, ma era una società segreta. La massoneria praticamente nasce, si espande nella sua portata più ampia in questo periodo, quindi non è assolutamente nulla di nuovo, con la differenza che nel mondo di Lex Occultum le creature occulte ci saranno per davvero. La cosa particolare è che il gioco in sé è diviso in 3 manuali veri e propri. Uno di questi sarà interamente dedicato alla costruzione del personaggio. Potrebbe sembrare un aspetto del gioco molto pesante, e su questo ritornerò alla fine, ma questo ci dà la possibilità di avere un intero manuale che spazia su tutti gli aspetti del personaggio per poterselo personalizzare come meglio si crede, con una punta d'attenzione anche per i poteri occulti o magici, come li vogliamo chiamare, che potremo utilizzare Lex Occultum, perché ovviamente ci potranno essere personaggi basati su questo, e di incantesimi, rituali o come si vogliono chiamare questi tipi di magia, ce ne sono veramente tante e si può personalizzare molto un personaggio andandosi a prendere quelli che ci piacciono di più. Un altro manuale è invece interamente dedicato all'ambientazione, che secondo me si poteva risparmiare, nel senso che dopo averci spiegato quali sono le caratteristiche principali di Lex Occultum, ovvero siamo in questa Europa del Settecento in cui più o meno sta succedendo quello che è successo normalmente nella storia, ma con l'aggiunta che si sa perfettamente che esistono queste creature occulte, fantastiche, mitologiche anche, e tutta la società deve bene o male imparare a gestirle. Tipo, ad esempio, si sa perfettamente che il potere della Chiesa, inteso come religioso, si sta affievolendo perché sta sorgendo l'illuminismo che spunta sulla ragione, cosa che effettivamente accadeva. Ma qui entrambe queste due filosofie si devono però anche confrontare con il fatto che esistono cose che escono dai confini della ragione
e ricadono più nella sfera del timore religioso, però sono reali, si vedono, alcuni le usano, quindi è una situazione un po' fragile per tutti. La problematica di questo secondo manuale è che poi tutte le informazioni, sebbene molto dettagliate, che dà su ogni paese ad esempio dell'Europa sono informazioni storiche generiche, che andrebbe tranquillamente bene perché non fa mai male imparare anche un po' di storia in questo modo qua, ma sono tutte informazioni di facile reperibilità che si possono trovare da qualsiasi parte oggi, quindi scriverci un intero manuale con l'indicazione dell'evoluzione storica di ogni città, più importante ad esempio dell'Inghilterra, è forse un pochino esagerato. Il terzo manuale è effettivamente il manuale che contiene le regole di gioco. Ora, Lex Occultum non ha un suo sistema di gioco particolare, ma prende quello ideato dagli sviluppatori di Trudvang Chronicles. Il sistema di per sé è molto semplice, useremo principalmente il D20. Ci sarà una difficoltà che è decisa dal master, o come viene chiamato qui gran maestro o maestro di cerimonia se volete, per riprendere quell'idea di società segreta. Dovremo tirare un D20 potenziato talvolta dalle nostre abilità o da bonus situazionali che possono arrivare anche a essere particolarmente alti. Si sta parlando addirittura di più 15 o meno 15 se abbiamo un malus. La differenza è che il range di successo, diciamo, è invertito. Il 20 sarà il numero a cui non dovremo mirare, l'1 è il successo critico, quindi meno si fa con il dado, più il nostro successo sarà, diciamo, grandioso. Esistono anche dei range di successo all'interno della difficoltà che non dovremo superare, quindi ad esempio su una difficoltà di 10, se facciamo da 1 a 3 ad esempio con il dado, da 1 a 4, il nostro successo sarà un successo molto maggiore rispetto a quello che normalmente serve per superare quella prova, e quindi all'interno del gioco avremo un successo più forte rispetto al normale, quindi un successo appunto con più aspetti positivi. Ugualmente questo va per i fallimenti. C'è anche una meccanica cosiddetta dei tiri aperti, ovvero una situazione in cui si dovrà tirare un D10 invece che un D20, con la possibilità di tirare un secondo D10 e di aggiungere il risultato a quello del precedente se si è fatto un valore particolarmente alto con il primo D10, se non sbaglio di 9 o 10, quindi tirando il primo D10 al 9 al 10 ci darà la possibilità di tirarne un secondo e sommare due risultati. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, quindi gli scontri contrapposti, semplicemente si verrà utilizzato lo stesso sistema usato per il D20, ma senza la difficoltà, e semplicemente con i tiri contrapposti chi fa di meno ovviamente riuscirà nel suo intento o si difenderà eventualmente dall'attacco. A questo punto cosa si potrebbe dire in generale, dove si pone questo gioco a seconda della tipologia di gioco di ruolo che vi piace? È sicuramente molto particolare perché ha un'ambientazione storica che non si vede spesso, è effettivamente molto calato in una dimensione storica che ci viene resa anche dalle illustrazioni, quindi se non siete esperti di Europa di quel periodo potete vedere come si abbigliavano, potete andare tranquillamente a leggervi il manuale ambientativo per capire come funzionava la società, e quindi sicuramente ci aiuta a creare dei personaggi anche un po' particolari. Soprattutto è bello che non siano riusciti a imperniare un sistema basato molto sull'occulto in un periodo in cui di occulto ci si interessava molto. È un gioco sicuramente più classico e meccanico da un livello tecnico. Ci sono meccaniche molto lunghe per fare qualsiasi cosa, ci sono una quantità abbastanza importante di tabelle numerate con tutta una serie di possibilità, tutta una serie di risultati di tiri, soprattutto per quanto riguarda la magia. Quindi se siete spinti verso sistemi più leggeri o più narrativi potrebbe non essere il gioco che fa per voi, soprattutto se non vi piace consultare per le prime volte che giocate troppo il manuale. Questo è anche una delle critiche maggiori che devo fare al sistema, diciamo, dei 3 manuali.
che se ci si vuole approcciare come giocatori nuovi o come anche giocatori veterani per la prima volta all'Ex Occultum, veniamo travolti da una serie abbastanza importante di regole, in primis nella creazione del personaggio, che è letteralmente un intero manuale e occupa un intero manuale, e quindi potete immaginare che possa essere leggermente pesante la prima volta che si va a provarlo. Detto questo, è sicuramente abbastanza interessante da provare per i temi particolari che esplora. È anche interessante da provare sotto l'aspetto che dà una, secondo me, abbastanza varia, libera possibilità di dove e come creare le nostre avventure, dato che il nostro terreno di gioco sarà letteralmente tutta l'Europa e ci viene spiegata molto bene, come ho detto nel manuale ambientativo, anche con le singole città importanti, quindi potremo giocare all'interno di un singolo paese, all'interno di una città, viaggiando per vari paesi, facendo un po' bene o male che cosa vogliamo con la nostra, diciamo, loggia massonica, o come la vogliamo chiamare, loggia dell'occulto. C'è anche un bestiario, e è effettivamente una critica che sta mossa da altri, che sebbene cerchi di spaziare bene o male su tutta una serie di creature abbastanza varie per poter dare la possibilità appunto di mettere qualcosa di endemico più o meno per ogni paese, non è in realtà così vasto, è un pochino mancante, e per un gioco che si basa molto su creature occulte o sull'occulto, in realtà sarebbe stato interessante vedere qualcosa di più, soprattutto per il fatto che già hanno usato 3 manuali, forse sarebbe stato il caso di prenderne una parte in più di uno per aggiungere più creature. Bene, spero di avervi interessato almeno minimamente a Lex Occultum, che vi consiglio, se siete interessati al tema, di andare a controllare. Devo ringraziare di nuovo Andrea Biasone, perché anche questo manuale ci è stato gentilmente concesso da lui. Per il resto, se il video vi è piaciuto, passate dalla nostra pagina Facebook, dalle nostre altre pagine social, abbiamo Instagram ma anche un gruppo di Telegram. Ovviamente mettete mi piace, condividete il video se vi è piaciuto. Nulla, questo era Lex Occultum, Francesco dal Forum Sententiam, chiudo.